In questo video voglio parlarti nuovamente dello Zoom H1N, ma questa volta parlarti dei suoi accessori, economici non preoccuparti, che servono a trasformare lo Zoom H1N in uno studio di registrazione economico ma potente per il tuo podcast. La prima cosa che ti consiglio di fare è quella di andare a vedere il video dello Zoom H1N, ti lascio qui il link da qualche parte, perché ti racconto come funziona, quali sono le sue caratteristiche, eccetera, eccetera. Per fartela breve, è un ottimo registratore digitale, considerando il suo prezzo, ovviamente perché costa 55 euro nel momento in cui faccio questo video, e considerando che registra 24 bit, 96 kHz, tutto sommato, dal mio punto di vista, è un ottimo affare, ma da solo va bene, ma con gli accessori che ti faccio vedere in questo video riuscirai a ottenere molto di più. Sono tutti accessori abbastanza economici, io ti lascio tutti i link in descrizione, ma puoi anche comprare delle alternative. Ok? Allora, iniziamo. La prima cosa che ti consiglio di fare è, visto che questo affarino, questo registratore ha una porta USB, purtroppo non è C, è una porta USB, mini USB o micro USB, non ricordo, la prima cosa che ti consiglio di fare per alimentare e quindi non utilizzare sempre le batterie, perché a un certo punto si consumano, soprattutto se vai in giro, soprattutto se fai video molto lunghi o registrazioni audio molto lunghe, la prima cosa che ti consiglio di fare è quella di comprare, ma probabilmente ce li hai già a casa, dei cavi. Io qui ho due tipi di cavo, uno è micro USB o mini USB, insomma il cavo che è adatto per questo e termina dall'altro lato in USB-C, e dall'altro lato lo stesso cavo ma termina in USB-A, quindi dipende un po' da te che cosa ci devi fare. Ok, quindi se magari hai, e qui arrivo all'altro accessorio, un power bank, eccolo qua, ora questo qui è gigantesco, infatti è infinitamente più grande rispetto allo Zoom H1N, ma adesso non avevo sotto mano con me, ma ne ho uno grande quanto probabilmente una carta di credito, ovviamente un po' più doppio, ed è da 10.000, quindi va benissimo, te lo lascio il link in descrizione anche di quello. Questo qui è da 30.000, quindi ci vai avanti per anni con questo, però ti lascio quello lì che è da 10.000, è molto più piccolo e ha molto più senso da utilizzare con questo, ok? Quindi ti lascio tutti i link in descrizione. Quindi dicevo, se devi utilizzare un power bank, e un power bank di ultima generazione, probabilmente puoi uscire anche con la porta USB-C in modo che lo agganci e hai risolto. Se invece, veniamo ancora a un altro accessorio indispensabile, vuoi utilizzarlo in studio e quindi non vuoi portarlo fuori con te e hai bisogno semplicemente di alimentarlo a corrente, ecco che il trasformatore originale della Zoom, mi pare si chiami AD17 se non ricordo male, può essere indispensabile. Questo ha la porta USB-A, per cui il cavo che ti ho fatto vedere prima diventa un accessorio utilissimo. Quindi puoi mettere questo in corrente e alimentarlo per sempre, senza problemi, senza bisogno di andare a cambiare la batteria, perché la cosa peggiore che può succedere, e ti assicuro che succede, è che le batterie della fotocamera, del registratore, insomma qualsiasi tipo di batteria, muoia mentre tu stai facendo qualcosa. E magari stai facendo anche qualcosa di bellissimo. Caspita, mi è uscita proprio bene quella cosa, è morta la batteria. Quindi per evitare questo, o power bank oppure cavo di alimentazione e diciamo connettore per la corrente. Ok, in questo modo sei sicuro che qualunque cosa tu stia facendo, lo Zoom ti va avanti per sempre. Ok. Altri accessori indispensabili dal mio punto di vista sono due. Allora, uno è una normalissima spugna. Perché la spugna è indispensabile dal mio punto di vista? Perché questo registratore, te l'ho già fatto vedere nel video che ti ho messo in descrizione, vallo a vedere perché è importantissimo che tu lo veda prima o comunque anche dopo, subito dopo aver visto questo video. I microfoni, ti dicevo, di questo Zoom H1N sono molto sensibili, tant'è che lo devi tenere alla debita distanza, altrimenti si sentono le P e le B e si sente addirittura il movimento dell'aria che urta le capsule e ti rovina definitivamente la registrazione. Quindi, che cosa fare? Prendi una spugna, ovviamente anche qui ci sono spugne di tutti i tipi, ma orientativamente parliamo di 5 euro, 7 euro, quindi cosa assolutamente abbordabile, la inserisci qui e adesso questo qui diventa un microfono, cioè i microfoni di questo registratore sopportano molto di più le plosive.
Se invece vai all'esterno, all'aperto e hai bisogno di proteggerlo dal vento, ti consiglio uno di questi dead cat, si chiamano gatti morti. Ne trovi tantissimi di tutti i prezzi, ovviamente ti lascio tutti i link in descrizione. E poi questo ovviamente è molto più grande, io non ce l'ho perché per adesso non l'ho usato ancora all'esterno, ma questo qui, come puoi vedere, sì, è enorme, lo so, c'ha un laccetto dietro che si stringe, proviamo a stringerlo bene. Ok, benissimo. Questo qui diventa un accessorio indispensabile per il vento, perché quando c'è vento, proprio per il fatto che ti dicevo prima che i microfoni sono molto sensibili, distruggi le registrazioni. In questo modo, invece, con questo pellicciotto qui, sei sicuro che la registrazione è perfetta, quindi non si sente il vento. Ok, benissimo, siamo arrivati quasi in conclusione, ci sono gli ultimi due accessori che, guarda un po', sono dal mio punto di vista quelli più importanti. Li ho lasciati alla fine, così spero che tu arrivi fino alla fine del video. Un'altra caratteristica dell'H1N che ti ho evidenziato nel video di cui ti sto parlando, quello dove appunto ti mostravo questo H1N, è che pur essendo un registratore piccolino e quindi tu pensi di poterlo tenere in mano, parlare, registrare, eccetera, eccetera, soffre tanto di rumori di manipolazione. Quindi quando lo tocchi si sente tantissimo. Per questo ti consiglio di prendere uno di questi. Ti faccio vedere come funziona, ma costano anche questo veramente 2 lire. Nel momento in cui inserisci questo, come vedi ci sono degli elastici dentro, questo è un normalissimo ragno per microfoni, ti lascio diversi link in descrizione. Nel momento in cui ce l'hai qui dentro, questo lo puoi attaccare su un braccio, quindi utilizzarlo dall'alto, lo puoi attaccare su un treppiedi, lo puoi mettere dove ti pare, anche sulla fotocamera, perché questo qui ha la cold shoe, quindi lo puoi mettere su qualsiasi fotocamera. In questo modo, anche se tu fai così, anche se stai riprendendo mentre c'è in atto un terremoto, sei sicuro che non si sentono i rumori di manipolazione dentro la registrazione, quindi la tua registrazione è salva. Probabilmente muori perché se c'è un terremoto così forte morirai, ma la registrazione si salverà. Anche questo è super economico. Ultimo, ma non ultimo, questo registratore, oltre a essere dotato di una porta per l'uscita cuffie importantissima per monitorare in tempo reale che cosa stai registrando, è dotato di un ingresso microfono. Tante persone, sai cosa fanno? Ci aggiungono, ci agganciano, ci connettono, ecco la parola giusta è connettono, un lavalier. Perfetto, giustissimo, va benissimo, ma noi che facciamo podcast ci possiamo mettere un microfono specifico, un microfono dinamico, non un microfono a condensatore, ok? Benissimo. Per collegare un microfono a questo registratore, che cosa ci serve? Un cavo. Un cavo che da un lato ha il mini jack, in modo da entrare nel mic in, ok? Dall'altro lato ha l'ingresso microfonico per far entrare, ad esempio, questo microfono. Quindi immagina di poter registrare. Ora ho preso un microfono qualsiasi che avevo sulla scrivania. Immagina di poter registrare questo microfono, lo zoom lo lasci da qualche parte, tu parli nel microfono, bla 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 bla, e è una registrazione perfetta. Ti devo fare una piccola precisazione però. Ovviamente ti lascio i link in descrizione del cavo. Tra l'altro questo cavo non so neanche dove l'ho comprato, ma è un super cavo perché ha il connettore Neutrik. E non è il Rean, ma è proprio il Neutrik, quindi i migliori connettori che ci sono sul mercato. Ma non l'ho pagato un capitale perché me lo sarei ricordato, non so dove l'ho preso, ma ti lascio il link in descrizione. Ovviamente se vedo che costa tanto ti lascio anche un prodotto alternativo, però non risparmiare mai sui cavi, per favore. Come ti dicevo prima, questo registratore può pilotare un microfono dinamico, mi raccomando dinamico e non a condensatore. Perché? Perché il gain che può generare questo registratore non è altissimo, quindi non ce la fa a pilotare altri microfoni. Sicuramente questo qui sì, tanti altri microfoni sì, ma ad esempio se gli connetti lo Shure SM7B non ce la fa, pur mettendo il gain al massimo. Perché non riesce a dare così tanto gain. Certo, puoi utilizzare un mic booster, assolutamente, quindi un Clark Technics, un Tonor, un Feted, quello che ti pare, ok? Certo, sono altri soldi, a quel punto perché hai questo? Tanto vale che te ne compri un altro. Io sto cercando di darti degli accessori economici perché se spendi 55 euro per questo registratore e ti compri un mic booster che costa altri 50 euro, ma tanto vale che ti compri il modello superiore che ha più gain e è risolto. Ok? Quindi cerco di darti comunque accessori economici ma buoni. Ricapitoliamo questo video. Questo gioiellino qui, questo registratore, scheda audio, microfono e chi più ne ha più ne metta,
grazie a questi accessori dei quali ti ho raccontato in questo video, può essere trasformato in un vero e proprio studio di registrazione per farci podcast. Siccome ho già testato tutti questi strumenti, in un prossimo video, sempre di questa serie sull'H1N, ti farò vedere come utilizzare tutto quello che ti ho fatto vedere finora per registrare dalla A alla Z un podcast utilizzando questo strumento. Va bene? Spero che questo video sia stato interessante per te. Come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie mille, alla prossima settimana.